io da Angrogna. Sono venuto qua, avevo 11 anni, prima che sono venuto da solo, avevo le pecore qui sopra e andavo a dormire all'Alpe Collet, che sarebbe dopo Soirà. Il secondo anno sono venuto nel 500, andavo al parco qui, dormivo qui tutte le sere, 12 anni stavo qui. Da solo? Da solo. Angrogna, dove storia e natura si incontrano. Angrogna non è solo un comune, ma è una valle. Non esiste un centro storico, ma tante borgate sparse sul territorio. Il territorio è percorso da tantissimi itinerari, strade sterrate, sentieri, mulattiere, percorribile a piedi, in mountain bike, con gli sci, con le ciaspole, in estate e in inverno. Sul fondovalle ci sono delle strutture di roccia su cui si può arrampicare lungo vie anche di più tiri. Gli itinerari sono per tutti, dalla famiglia con i bambini fino all'escursionista più esigente. Questa valle è anche ricca di luoghi storici della storia appunto valdese. Dall'altura di Roccia Maneud, dove i valdesi nel 1488 fermarono la minacciosa avanzata dei soldati di Carlo I di Savoia, alla cosiddetta Chiesa Latana, dove i gruppi di fedeli si riunivano per pregare in tempi di persecuzione, dal prato di Chamforan, dove siamo ora, dove i valdesi decisero nel 1532 di aderire alla riforma protestante, ai 3 templi tuttora funzionanti presenti sul suo territorio, dalle scuolette per l'istruzione dei bambini ai musei come la scuola dei Barba e il Museo delle Donne. Si potrebbe dire con l'Apostolo Pietro che la Val d'Angrogna è disseminata di pietre viventi, perché qui ogni pietra ha una storia da raccontare e ogni storia testimonia di un popolo che in tutta la sua tormentata vicenda ha vissuto e vive nella fede nel Signore e della sua grazia. Ad Angrogna, nella borgata Serre, troviamo il Museo delle Donne Valdesi. Illustra la vita di donne vissute tra l'Ottocento e il Novecento, che avevano in comune la loro fede e la lettura della Bibbia. Sapevano anche leggere e scrivere, cose non comuni all'epoca. E sui muri troviamo anche delle donne americane e soprattutto europee che avevano le stesse caratteristiche.
Questo edificio era una scuoletta Beckwith all'origine e all'esterno è stato adibito uno spazio per i visitatori. Angrogna per me è purezza e libertà e sono due qualità che mi fanno pensare subito all'acqua. Infatti l'Angrogna è anche un torrente che nasce ai piedi del Ru e percorre tutto il fondovalle fino ad unirsi al Pellice. È un torrente che noi angrognini, ma non solo, d'estate sfruttiamo in particolar modo per fare il bagno e rinfrescarci un po' in queste pozze che si formano naturalmente che noi chiamiamo tumpi. E quello più famoso è il Tumpi d'Lursa. Tumpi particolare perché prende il nome da una leggenda che vuole che ci fosse un contadino con un albero di pere al quale era particolarmente affezionato. Un giorno questo contadino si sveglia e vede che mancano delle pere da quest'albero, per cui decide di tagliare un po' un ramo in modo tale che il ladro, nel tentativo di rubare queste pere, il giorno dopo sarebbe caduto nel fiume, è rimasto così intrappolato. La mattina dopo si rende conto e scopre che non c'è un ladro, ma bensì un'orsa che fa il bagno nel fiume, e quindi da qui il nome, il Tumpi d'Lursa. L'agricoltura montana è la principale fonte di reddito per molte famiglie di agricoltori. Oltre a produrre alimenti, noi agricoltori di montagna assolviamo l'importante compito di tutelare un territorio fragile e unico allo stesso tempo, che per secoli è stato mantenuto vivo e che oggi possiamo utilizzare. Qualità e non quantità è la parola che ci accomuna principalmente, continuità nelle tradizioni e l'utilizzo di nuove opportunità e conoscenze nel pieno rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Ad Angrogna da circa 2 anni un gruppo di agricoltori, allevatori, produttori organizza sul territorio il mercato di Taculot, che contribuisce a mantenere un punto vendita a chilometro zero dei prodotti locali, garantendo allo stesso tempo un servizio per la popolazione. Taculot deriva dal termine tacula, che è un antico attrezzo agricolo tipico della Val d'Angrogna. Angrogna offre un ampio ventaglio di possibilità. Qui lo sportivo, la famiglia desiderosa di trascorrere una giornata nella tranquillità della natura, l'appassionato di storia, la buona forchetta trovano pane per i loro denti. Angrogna è accogliente anche per chi la vive, per i servizi essenziali, la scuola, i negozi di prossimità. Venite a trovarci, vi aspettiamo.